Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio rispondere alla domanda che mi ha fatto un'amica qualche giorno fa ed era: che cosa posso utilizzare per creare contenuti per i social, foto, video e quant'altro. La risposta è: niente, non iniziare, non lo fare, è uno spreco di soldi infinito, chiama un professionista, ma ti prego non cominciare. No, sto scherzando, ovviamente ho risposto a lei e userò le stesse considerazioni per farvi diciamo capire che cosa si può fare, perché ovviamente non c'è un'unica soluzione, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Eccoci qua subito al banco di lavoro. Qui abbiamo diverse tipologie di camere e adesso vi faccio vedere le differenze e quale scegliere a seconda di quello che avete bisogno. La prima ovviamente è quella dello smartphone. Uno smartphone medio di gamma permette già di registrare video in 4K fino a 60 fps, alcuni 30, dipende dal modello, però intorno ai 250-300 euro potete portarvi a casa un pacchetto completo, vi permette sia di registrare video che di editarli e fare foto direttamente già pronti per i social, ce l'avete sempre in tasca. Se avete già uno smartphone potete iniziare a utilizzare quello a patto che sia almeno un medio di gamma. Se poi ci spostiamo su un'altra tipologia, quindi una camera esterna, perché ovviamente lo smartphone ha il problema che potete riempire la memoria, si può scaricare velocemente la batteria, dovete utilizzare un power bank esterno per farlo durare tutta la giornata e comunque rischiate di danneggiare la batteria interna. Ovviamente anche il form factor è impegnativo, anche se con diversi accessori potete utilizzarlo per qualsiasi tipologia di utilizzo, quindi anche in motocicletta, utilizzando gli appositi accessori o eventualmente anche sott'acqua, però ovviamente non è stato pensato per quello, può essere qualcosa da utilizzare per arrangiarsi temporaneamente. In un ambito un po' più sportivo, nell'ambito di vlog, ci sono le Action Cam. Questa qui è la Action Nano, è una camera che ho visto un po' di tempo fa, ovviamente è una camera adatta a chi vuole, ad esempio, fare panoramiche ampie, fare video interni o eventualmente appunto fare tanti POV, quindi fare video in cui senza mani, con mani libere, può tranquillamente riprendere. Ormai per 280-300 euro vi portate a casa un'ottima videocamera con la quale iniziare. La stabilizzazione è elettronica, però già in automatico portate a casa degli ottimi video e ha una base di memoria da 64 giga, quindi riuscite tranquillamente a girare delle clip e se volete espandere potete utilizzare una memoria esterna. Questo è solamente un tipo di action cam, ma ci sono tantissimi tipi di action cam, dalle più economiche alle più costose, che vi permettono di ottenere un risultato senza andare a utilizzare il vostro smartphone, quindi utilizzare un'apparecchiatura dedicata. Sempre in ambito di apparecchiature dedicate, la mia vlog camera preferita è la DJI Osmo Pocket 3. Questa è una camera con sensore da 1 pollice, è costosa, quindi se volete potete andare a vedere il modello precedente come la Pocket 1 o la Pocket 2, ma il vantaggio ad esempio di questa Pocket 3 è la stabilizzazione della diciamo camera attraverso un gimbal meccanico, quindi non c'è una stabilizzazione elettronica, possiamo avere una maggiore qualità, ha dei profili colori che possono essere lavorati in post produzione se avete un computer adatto, ma qua già stiamo andando in un ambito un po' più evoluto nella creazione di contenuti. Diciamo, non dico professionale, però già ci stiamo avvicinando un po' di più a un budget di 500-600 euro apposta per fare i video, quindi siamo passati da 250 più o meno 300 euro a quasi il doppio direi. Il vantaggio ovviamente di queste camere della DJI è la possibilità di utilizzare il sistema di microfoni brevettato DJI che rende molto più facile l'utilizzo diciamo, di microfoni wireless. Ultimo, ma non ultimo, invece sono le vere e proprie fotocamere. All'inizio venivano utilizzate solo per fare fotografie, adesso sono dei veri e propri strumenti con cui ci si fa anche il cinema in alcuni casi. Questa è la ZV-E10 Mark I, primo modello che ho scelto per due ragioni. La prima è che ovviamente mi permette anche di scattare foto con tempi di sincronizzazioni con il flash accettabili, ma soprattutto per il prezzo che è ancora contenuto.
Qual è il vantaggio di utilizzare una fotocamera per vlog dedicata, oltre al fatto di avere un microfono, è quello di poter cambiare le lenti e quindi adattare a seconda del tipo di ripresa di cui avete bisogno la lente adatta. Questo che cosa vuol dire? Si traduce in maggiore bokeh nel caso in cui utilizzate lente aperti, sarebbe lo sfocato dietro il vostro soggetto, o eventualmente utilizzare lenti grandangolari per riprese più ampie o eventualmente degli obiettivi zoom per riprendere a distanza. Quindi andiamo a ricapitolare un pochino i vari scenari di utilizzo. Utilizzo di ogni giorno, per fare quasi tutto potete utilizzare tranquillamente lo smartphone, ne esistono diversi tipi, ma già un medio gamma vi permette di registrare video di qualità accettabile. Seconda possibilità, quella di utilizzare un action cam, ci potete andare in bicicletta, moto, sott'acqua, sono piccole come potete vedere, stanno nel palmo di una mano e ovviamente sono fatte per attività sportive. Oramai sono dotate di una stabilizzazione elettronica veramente eccezionale e quindi sono strumenti esterni, diciamo, molto interessanti. Di contro però avete un'unica lente grandangolare, quindi non potete fare particolari sfocati o avere separazione fra i piani, quindi non potete fare delle riprese un poco più particolari. Qua già riusciamo a ottenere un po' più di sfogato tra il soggetto e lo sfondo, è una camera stabilizzata, un po' più costosa, un sistema per vlog ideale per molte persone, è la mia preferita, ma già si parla di costi un po' più impegnativi e non è detto che sia adatto a quello che volete voi, anche perché utilizzare un sistema di questo tipo significa anche avere una certa fragilità. In caso di caduta rischiate di distruggere tutto e di non poterla riutilizzare, per questo spesso si usa la refresh care, un'assicurazione in caso di danni. Ultima ma non ultima è la tipica soluzione da vlog. Anche in questo caso però abbiamo bisogno eventualmente di un gimbal esterno per stabilizzare le riprese se dobbiamo fare riprese in movimento. I vantaggi ovviamente sono infiniti, quelli di utilizzare una camera dedicata è sicuramente la maggiore qualità fotografica, ma anche la possibilità appunto di cambiare lenti e adattarle a seconda delle situazioni. Qui i costi si vanno ulteriormente a raddoppiare, penso che con meno di 700-800 euro tra corpo macchina e lente non riuscite praticamente a fare niente. Questo era per quanto riguarda le tipologie di camere, ovviamente non mi riferisco a modelli particolari, le tipologie smartphone, action cam, gimbal stabilizzato e fotocamera. Ovviamente ognuna di queste si adatta ad una tipologia di video, un'esigenza specifica e sta a voi valutare qual è, diciamo, l'esigenza di cui avete bisogno. Un'altra cosa che vi posso dire è che preferibilmente qualsiasi camera decidete di utilizzare, cercate di utilizzare dei microfoni esterni adatti in modo da poter avere un audio migliore, perché come possiamo dire, anche se avete un buon video, nessuno guarda un video fino alla fine se l'audio è pessimo. Come avete visto c'è differenza per ogni tipologia di camera che uno vuole utilizzare, a seconda delle necessità può preferire un modello o l'altro, ma non c'è sicuramente un unico tipo di scelta. Questo dipende ovviamente dalla destinazione d'uso e a quello che può essere il vostro progetto. Dal mio punto di vista, il modo migliore per cominciare è sempre utilizzare uno smartphone dai medio gamma in su. La qualità dei video è sempre accettabile, a patto di avere poi anche a fianco un microfono, ma per quanto riguarda l'audio magari ne parleremo in un altro video. Spero che questo video vi abbia chiarito delle idee, intrattenuto o semplicemente fatto compagnia. Se questo punto video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E come si va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!